Dalla serie più testosterone per tutti, ecco un altro video dove ti parlerò soprattutto di quali sono i cibi che abbassano il testosterone e di cibi che alzano il testosterone. Purtroppo siamo in un periodo storico dove i livelli di testosterone medi si stanno abbassando drammaticamente. Negli Stati Uniti hanno un livello drammaticamente basso e in Europa siamo rovinati, anche noi. Ed abbiamo bisogno di azione per rialzare il testosterone, perché il testosterone non è importante solo per avere tanta forza fisica e tanta forza sessuale, ma è fondamentale per il metabolismo. Senza una quantità corretta di testosterone non abbiamo un buon sistema immunitario, non abbiamo un buon metabolismo per tutte le azioni metaboliche che necessitiamo, e ci sono tante ragioni che stanno abbassando il nostro testosterone: un'alimentazione sbagliata, la troppa sedentarietà, le luci pessime, e sulle luci farò dei video specifici dove togliamo un po' di moda perché stanno cambiando un po' le mode, ma ti dico davvero cosa fare per avere proprio delle azioni di biohacking pazzesche. Poi il sovrappeso, stiamo normalizzando troppo il sovrappeso va combattuto, il fegato grasso va combattuto, il grasso viscerale va combattuto il sovrappeso e l'obesità, assolutamente, stanno aumentando troppo i bambini in sovrappeso e obesi. Poi lo stress e dormire male, sono tutte azioni che abbassano i livelli di testosterone. Oggi ci occuperemo solo di una parte: cibi che abbassano il testosterone e cibi che alzano il testosterone. Ho fatto per te un foglio di appunti con l'estratto di questo video dei miei studi e tu lo puoi scaricare nella descrizione del canale YouTube. In cambio cosa puoi fare? Puoi supportare un po' il mio lavoro mettendo mi piace al video, commentandolo, scrivendomi, ponendomi delle domande. Io rispondo a tutte le domande su YouTube, tutte, e poi alla fine, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, perché a te basta fare pling! Ecco, per me invece supporti il mio lavoro ed è veramente importante. Andiamo a vedere quali sono i cibi. Ho fatto una tabella, vedi? Una tabella. I cibi che abbassano il testosterone e quelli che lo alzano. Ti racconterò prima tutti quelli che lo abbassano. Gli zuccheri raffinati, mi senti parlare spesso. Tutti i zuccheri raffinati andrebbero eliminati o portati a veramente eccezioni settimanali, tipo una volta a settimana mi concedo un gelato. Ok, va bene, ma i zuccheri raffinati andrebbero completamente eliminati. Cibi ricchi di trans fat, sarebbero i gas trans, e sono praticamente tutto il fast food, e andrebbero chiusi, oppure sulle etichette sul McDonald's avrebbero scritto nuoce gravemente alla salute. Non riesco a capire come mai in Italia, dove siamo i migliori al mondo sul cibo, abbiamo i cibi migliori al mondo, la migliore varietà di cibo al mondo, ad esistere i fast food, quelle porcherie inenarrabili. E poi abbiamo messo sui pacchetti delle sigarette nuoce gravemente alla salute. Perché non mettiamo anche sotto al McDonald's nuoce gravemente alla salute? Perché è la verità. Perché abbiamo così tanto vergogna di dire la verità? Perché abbiamo così tanto paura di dire questa verità? Fanno male? Sì, ovviamente fa male. Che il ragazzo con una persona mangia al McDonald's un fast food una volta al mese, ma dai, ci può anche stare. Il problema è quando inizia a diventare 2 o 3 volte a settimana, che fa veramente male. E purtroppo è un male cattivo perché non è istantaneo. Non è che io mangio il panino del McDonald's e subito mi esce un brufolone, non lo mangerebbe nessuno. Purtroppo però quel panino al McDonald's è fatto nel tempo, costruisce patologie, e poi arrivano le patologie anche gravi e pensiamo che sfortuna. No, non è sfortuna, me la sto costruendo con cibo spazzatura. L'alcol fa male. Non esiste una quantità minima di alcol che il corpo tollera. L'alcol fa male. Abbassa i livelli di testosterone. La soia e i derivati, ahimè, soprattutto i maschietti, la soia mangiatene poca, perché purtroppo abbassi i livelli di testosterone, ma se mangiata poca è ok. Poi i cibi ad alto indice glicemico, tutto quello che alza velocemente la glicemia, poi nel tempo abbassa il testosterone. I grassi ossidati. I grassi sono il cibo più importante per l'essere umano. I grassi sono meravigliosamente importanti per l'essere umano e vanno mangiati, e anche tanti. Buttate via le diete ipolipidiche, buttatele via. Anzi, se un nutrizionista vi fa una dieta ipolipidica, picchiatelo, state facendo del bene all'umanità. Però ovviamente i grassi quelli buoni, che sono quelli che non si ossidano facilmente. I grassi saturi, tipo il burro chiarificato, oppure l'olio extravergine oliva a crudo, il grasso che sta nell'avocado, nelle noci, nei semi oleosi, nelle olive. Questi sono grassi fondamentali. Il grasso che sta nel pesce è importantissimo, il tuorlo d'uovo, soprattutto da galline che ruspano,
quelli sono importantissimi, ma tutti i grassi che si ossidano fanno malissimo. Tutti gli oli di semi oppure cuocere con l'olio d'oliva fa veramente male. E poi il grasso da animali non grass fed, cioè che non si nutrono solo del loro cibo naturale, quello di erba. E se riuscite a trovare carne grass fed, benedite Dio che esiste ancora, perché secondo me ormai non esiste quasi più. Poi alimenti con un alto contenuto di plastica, ahimè, tutti quelli confezionati nelle lattine non andrebbero un po' evitati. Cibi molto processati, snack, cibi pronti, i cibi processati andrebbero eliminati. Latte, purtroppo anche il latte, ci sono degli studi, il latte è un argomento estremamente controverso. Io penso che non sia adatto all'essere umano, e anche per chi tollera il latte, chi tollera il lattosio, comunque la caseina è una proteina complicata da scindere in aminoacidi e crea tante infiammazioni, ma soprattutto aumenta la permeabilità gastrica, poi ne parleremo, però aumenta tantissimo le infiammazioni. Andiamo a vedere i cibi che aumentano il testosterone. Uova da galline che ruspano, e ci sono un sacco di contadini ancora che lasciano ruspare le galline. Le uova è cibo numero uno, il più importante, e non solo l'albume come dicono molti, l'albume più il tuorlo sono straordinari. Cosa importante delle uova? Non fanno alzare il colesterolo, ormai la nomenclatura scientifica l'ha dimostrato in maniera inequivocabile. Quante uova si possono mangiare a settimana? Quante ne riesce a mangiare? C'è stato un medico americano che ha mangiato 720 uova, 720 uova in un mese. Era ormai non ce la faceva più, gli uscivano dalle orecchie e il colesterolo si è abbassato. E lui da medico ha detto: ovviamente non è che il colesterolo mi sia abbassato grazie alle uova, è che non ho mangiato tutti quegli zuccheri che poi alla fine alzano l'indice glicemico e poi aumentano il colesterolo negativo. Quindi attenzione, le uova sono straordinarie. Pesce, tutti i pesci grassi alzano il testosterone. La carne magra, soprattutto quella bianca, però solo e unicamente la carne grass fed. Qua è un argomento fondamentale. La carne può essere mangiata? Sì, assolutamente, ma solo quando è grass fed. Grass fed che significa? Il pollo ruspante che mangia, che va beccando, l'animale che mangia l'erba o il fieno, ma se vengono nutriti con cibi non naturali per loro, come i mangimi, che succede? Che quella carne è pro-infiammatoria, il grasso è pericoloso e ovviamente abbassano i livelli di testosterone. Quindi la carne fa bene quando è grass fed, quando non è grass fed quella carne fa davvero male, e purtroppo la scienza continua a dimostrarlo tutti i giorni. Poi semi di zucca e girasole, l'aglio e la cipolla, l'avocado, molto importante, la frutta secca, veramente tutta la frutta secca, i semi oleosi sono fondamentali per il corpo umano, le verdure crucifere, broccoli, cavolfiore, eccetera. L'olio extravergine d'oliva solo a crudo. Se cuoce lo porti a temperatura, quell'olio si ossida e fa male. Poi il miele, attenzione, sul miele è fondamentale, il miele è uno zucchero che fa dei picchi glicemici pazzeschi se è stato trattato. Ma se avete un apicoltore di fiducia che raccoglie solo il miele e lo mette nel classico boccaccio, però senza farci niente, quel miele è eccellente, veramente eccellente. E quindi un po' di miele, soprattutto d'inverno, è veramente un'ottima fonte di carboidrati. Ma mai il miele comprato al supermercato tutto bello chiaro perché è trattato, e quello crea dei picchi glicemici mostruosi e abbassa il testosterone. Chiudendo questo video voglio darti 3 consigli fondamentali. Il primo, forse il più importante: se pensi di avere un livello di testosterone basso, rivolgiti a un medico, fai le analisi, perché il medico è in grado di capire se è sufficiente fare un cambio di stile di vita oppure hai bisogno anche di un'integrazione proprio medicinale per il testosterone. Il medico è in grado di poterlo stabilire. 2, cambia il tuo stile di vita, perché la maggior parte delle persone stanno rovinando con uno stile di vita sempre peggiore, perché stiamo normalizzando la patologia. La linea di demarcazione tra benessere, vero benessere con tanta energia, e patologia si sta abbassando perché stiamo normalizzando troppo il malessere. È inaccettabile che vedo ragazzi giovani che si ammalano, raffreddore, influenza, febbre e altre cose varie, quando una persona dell'età mia non si ammala mai. È inaccettabile, perché io non ho normalizzato la patologia, io punto al benessere, e lo puoi fare anche tu ovviamente, come lo possono fare tutte le persone. Io ero uno di quelli che si ammalava, che aveva un corpo con grasso eccessivo, che aveva poca energia. Poi a un certo punto ho cambiato stile di vita e
Anche se sto andando avanti con l'età, ho molta più energia di molti ragazzi più giovani, ho un sistema immunitario pazzesco, io non mi ammalo mai, io vivo 365 giorni l'anno. Chi si ammala non vive 365 giorni l'anno, vuol dire che io sto vivendo molto più delle altre persone, però questo lo puoi fare anche tu e questo lo sto insegnando con dei modelli ingegneristici e attraverso delle tecniche di biohacking che le insegno alla Wellness University. Ma lo possono imparare tutti, lo puoi imparare tu, io l'ho imparato e lo applico, lo stanno imparando varie persone e però devo dire una cosa fondamentale. Chi ottiene grandi risultati non è solo chi impara, ma è chi applica. E infatti in questo canale, in questo modello Vinci con la mente, in questo modello di pensiero Vinci con la mente, si imparano le migliori strategie, ma poi bisogna fare azione, 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 azione. E lì è magia, perché arrivano dei risultati pazzeschi. Ti voglio bene.